Come avrai visto in televisione, da qualche settimana è uscita una nuova collezione di Hachette in edicola chiamata Warhammer Conquest e con questo video voglio spiegarti come dipingerne le miniature. Dopo la sigla. Da qualche settimana trovi in edicola una nuova raccolta di Hachette chiamata Warhammer Conquest. Si tratta di una raccolta di miniature da montare, dipingere e con cui imparare a giocare al wargame per eccellenza, Warhammer 40.000. Nel 1997 ho iniziato a dipingere miniature proprio con una serie di uscite in edicola dove ogni settimana veniva proposta una nuova miniatura dal mondo di Warzone al costo di 7.500 lire. Ma quanto so vecchio! Conquest è composta da 80 uscite settimanali e mentre vedi questo video in edicola è già disponibile la sesta uscita. Sì, lo so, sto un po' in ritardo. Con Conquest puoi collezionare due eserciti di Warhammer, i classici Ultramarine e la tenebrosa Death Guard. In più hai diversi oggetti di ambientazione, i dadi, scenari e soprattutto i colori. Le sole uscite in edicola però non ti garantiscono tutto il materiale di cui avrai bisogno e c'è bisogno di alcune attrezzature in più, vediamo insieme quali. Con l'abbonamento puoi ottenere alcuni strumenti in più come l'holder, le tronchesine e soprattutto la colla per la plastica. Sono tutti strumenti di cui non puoi assolutamente fare a meno, se abbonarti o no sta a te deciderlo in base alle tue esigenze. Vediamo ora però cosa ti serve poi nel concreto per realizzare le tue miniature. Quando aprirai il tuo primo fascicolo, le miniature si presenteranno in sprue, ovvero saranno divise in più pezzi ed andranno separati ed incollati tra loro. Per questo ti servirà una tronchesina, la colla per modellismo e un bisturi. Separa le componenti una alla volta, sono tutte numerate e puoi seguire le istruzioni fornite nel fascicolo. Rimuovi con il bisturi eventuali residui di plastica e usa la colla per la plastica per unire tutte le parti. Mi raccomando, fai attenzione al bisturi e assolutamente da evitare la colla attack, molto spesso presente in casa, perché tende a cristallizzarsi, con il rischio che durante il tuo gioco le miniature si rompino e poi diventa difficile riattaccarle perché con i cristalli si deforma la miniatura. Inoltre, nel momento in cui le incolli, l'attack tende a fare degli aloni bianchi molto fastidiosi durante la pittura. Una volta montata la tua miniatura, dovrai usare un primer per dare una superficie di fondo adatta alla pittura. I soli colori presenti nei fascicoli quindi non bastano. Come avrai visto nel primo video del mio canale, puoi dare il primer con una bomboletta spray oppure tramite aerografo se sei più esperto. Solo a questo punto puoi iniziare ad usare i colori presenti nella prima uscita, colorando di blu l'armatura. In oro le decorazioni e gli spallacci. In nero il fucile, le sacche e la tuta. Chiaramente questo è il minimo indispensabile per poter presentare la tua miniatura sul campo di gioco. Se vuoi ottenere ancora qualcosina di più, hai bisogno di altro. Vediamo cosa. A questo punto la tua miniatura è presentabile, ma manca di alcuni dettagli. Per realizzarli avrai bisogno di altri colori, alcuni di questi saranno resi disponibili nelle successive uscite, ma se vuoi completare prima le miniature del primo fascicolo avrai bisogno di shader nero, shader marrone, rosso scuro, rosso chiaro, argento e beige. Vediamo quindi come usarli. Con il rosso scuro puoi colorare come base parte del fucile, gli occhi e i sigilli. Il beige ti servirà per un piccolo dettaglio, ovvero la pergamena del sigillo. Usa poi l'argento ed un vecchio pennello asciutto con la tecnica del dry brush per colorare l'arma. Con gli shader nero e marrone, entrambi disponibili con l'uscita 7, puoi dare profondità alla tua miniatura, creando facilmente effetti d'ombra. Applica il marrone alle parti in oro e il nero nelle insenature dell'armatura, torna poi a dare luce alle superfici esposte riutilizzando il blu e l'oro di base. Così facendo puoi ottenere una miniatura chiaramente molto presentabile sul tavolo da gioco, ma se hai già visto i miei video sul mio canale YouTube saprai anche come andare a migliorare gli effetti di luce dando un colore più chiaro alle parti più esposte alla luce.
Per le altre due miniature della prima uscita ti servirà anche sicuramente un color carne per il Marine senza il casco e anche del bianco per alcuni dettagli. Detto questo ti auguro davvero buon divertimento per la pittura della tua miniatura, non dimenticare che in descrizione trovi i link ai prodotti che hai visto durante questo video e puoi acquistarli senza nessun extra costo per te, cosa che però aiuta me a produrre i prossimi video. Ti ringrazio e buon divertimento!